Ciao ragazzi, qui è Gaetano Martelli per un altro fantastico video sul canale Loud Travelers. Quest'oggi vi ho portato nella mia seconda destinazione in Europa, in uno dei parchi nazionali più belli al mondo, e siamo in Croazia. Come prima giornata a Zara, o anche chiamata Zadar, abbiamo appena lasciato il porto centrale. Siamo passati attraverso il canale di Long Island, passando per due isolette distanti 300 metri l'una dall'altra, per visitare uno dei villaggi dei pescatori più vecchi che troviamo qui in Croazia. Tanto è vero che abbiamo visto tantissimi pescherecci che passavano nelle acque stracarichi di pesce. In questo momento ci stiamo dirigendo verso il sud, dove troveremo un arcipelago con tutte le isolette più belle e caratteristiche di Zadar, dove ci potremo fermare a fare un bagno nella sua acqua cristallina. Prima impressione del mare in Croazia, posso dire che l'acqua è molto pulita, però vicino alla costa e vicino al porto normalmente è molto agitata, quindi quei colori turchesi non si vedono tantissimo. Fittate una barca e spostatevi verso tutte le piccole isole dell'arcipelago, che troverete un'acqua molto più limpida. Questo è il mio primo tuffo in Croazia e ho due maschioni incredibili che mi butteranno in acqua, i miei assistenti. Dai ragazzi, buttatevi. Ora vedremo l'acqua. L'isola con il nome più corto della Croazia. Quest'isola è molto particolare in quanto uno è raggiungibile solo tramite imbarcazione privata o tramite un ferry che parte 3 volte alla settimana. Sull'isola è presente una sola scuola elementare, per la scuola media bisogna andare a Zara, all'isola principale, e c'è solo una pompa di benzina dove fare rifornimento. La cosa particolare e simpatica di quest'isola è che nonostante in tutta la Croazia sia obbligatorio fare la revisione della macchina, qui, per assenza di polizia, la gente se ne importa poco. Si possono vedere macchine completamente un po' distrutte e abbandonate, ma che ancora camminano. Seconda tappa siamo arrivati a Smoliš, un piccolo villaggio su una isola a 25 minuti di barca da Zara. Una cosa da sapere: in questo villaggio molto sfruttati i pannelli solari, hanno elettricità però non hanno acqua, quindi nel periodo secco, il periodo estivo, arrivano delle navi con dei container giganti di acqua per ricaricare le riserve d'acqua della città, che normalmente durante il periodo piovoso raccolgono l'acqua piovana e usano quella per tutto ciò che devono fare. Molto caratteristica, molto piccola. Scendiamo e andiamo a visitarla. Ho fatto una domanda al nostro skipper, perché una cosa che ho subito notato: le macchine nessuna le targhe, nessuna revisione, nessuna assicurazione, nessuna niente, proprio per il fatto che vi diciamo prima, non essendoci controlli e polizia, mettono le uniche macchine completamente in regola che vedi con la targa sono le macchine dei turisti. Fantastiche queste cose. Su quanti soldi risparmia la gente del posto? Anzi, adesso è arrivato il momento di fare un brindisi tutti insieme, però l'unico problema: non c'è un cavatappi per aprirle. È un cavatappi? Fantastico, il tappo lo raccolgo. È fantastico, ha le ciabatte che le alzi e sotto c'è una apribottiglie per aprire la birra. Salute ragazzi. Salute. Salute. Ci stiamo incamminando per le stradine di questo villaggio molto particolare, un ex villaggio di pescatori. Infatti vediamo tantissime persone anziane che ci vivono e tutti quanti sono tipo le 11 del mattino e già stanno bevendo birra tutti. Il nostro skipper mi ha preso una birra anche a me.
Non sono abituato a bere così presto. Però continuiamo il nostro giro che è veramente bello qui. Abbiamo appena preso una prugna dall'albero, assaggiamola. Puliamo un po' con le mani. Dolcissima, una squisitezza. Poi a crescere in un ambiente così, circondati dal mare, dalle montagne, dalla natura, non poteva essere che buonissima. Dirigiamoci verso la cima di questo villaggio. Wow, ragazzi, questo è il paradiso. Guardate che bellezza da questo villaggio, la vista che c'è è una cosa impressionante. Luigi, ti piace? Senza fiato sono rimasto, ragazzi. È rimasto senza fiato, oddio! Oh, no. Every 4 years they have an election. It doesn't mean anything, but they'll still consider Zara to be Italian. Because in one point, like 2 points in history, it was one from the Venice and then from Italians when they sold it during the Second World War. Le case sono fatte di pietra. Uno, perché in Croazia si trovano pietre ovunque, perché ci sono tantissime rocce, tantissimi fondali rocciosi. La seconda ragione è perché ci sono venti in inverno a più di 200 km/h, quindi la roccia e le pietre sono molto più resistenti per costruire case e mantengono anche più calore all'interno. E qui, come possiamo vedere, abbiamo le grondaie che recuperano l'acqua piovana che scende all'interno delle cisterne per conservare l'acqua durante l'inverno, per l'estate, per il riciclo, perché come ha detto prima Gaetano non c'è acqua su quest'isola. Immaginate vivere in un'isola circondati dal mare dove non avete acqua. Se ci pensate è una cosa assurda. Continuiamo la nostra discesa verso il gommone, che ci spostiamo verso un'altra destinazione, e abbiamo appena fatto una reservation in un ristorante per Luna, quindi andremo a mangiare su un'isola piccolissima dove non ci vive nessuno, ma troviamo questo ristorante. Andiamo. Un water cucumber, un cetriolo d'acqua, guardate qui, super viscido e, come diceva l'amico, spruzza una sola volta. Loro quando erano molto piccoli non avevano tanto qua in Croazia e il modo migliore per giocare era prendere questi cetrioli marini, li premevano e spruzzavano l'acqua come un super liquidator che avevamo noi quando eravamo piccoli. Andiamo. Come terzo isolotto all'isolotto di Stoic. Aspettate un secondo che c'è Adriano, non so cosa stia facendo qui sotto. Stavo dicendo che siamo arrivati su questo isolotto dove un tempo le persone locali venivano a nascondere l'oro. Ricordatevi una cosa, le lumache marine si trovano solo dove l'acqua è pulitissima, quindi questo è una cosa che vi spiega l'acqua qui a Zadar. È veramente una... Siamo arrivati nella quarta isoletta che si chiama Veliš. Tutte queste casette bianche con i tetti fatti completamente di tegola arancione, quindi i colori che prevalgono sono il bianco e arancione ed è una vera e propria cartolina. Questo è il posto dove ci fermiamo per mangiare. Come vi dicevo che sulla maggior parte di queste isole non c'è acqua, abbiamo questi tubi che si trovano per strada e come ogni casa in Italia ha un contatore sopra che ti segna l'acqua e i metri cubi di acqua che consumi, guardate. Qui stanno raccogliendo l'acqua, in base ai metri cubi che consumi paghi l'acqua a fine mese, che è molto più cara rispetto agli altri posti. Bad news and high heels make me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. Ragazzi,
ragazzi, il ristorante all'interno è molto caratteristico, infatti ho chiesto allo skipper di non portarmi in un ristorante turistico ma di portarmi in qualcosa di locale molto tipico. È costruito all'interno di una roccia con tutte queste travi di legno che lo supportano e guardate, gli interni sono molto vecchi. È arrivato il momento di un buonissimo pranzo. Abbiamo preso questa grigliata mista di carne, come vedete è composta da 4-5 tipi diversi di carne, e poi ho preso un piattino di riso locale che mi hanno fatto questo riso al pomodoro con delle verdure e cipolla. E vi saluto perché dopo continueremo l'avventura in altri posti sempre più belli. Ciao! Siamo arrivati a Long Island, a Dragove. E come vedete alle mie spalle abbiamo questa grotta, questa costruzione fatta in cemento che si trova al centro della montagna che la spacca in due parti. Qui ai tempi della guerra con la Jugoslavia costruivano i sottomarini, li portavano in questo posto, li immergevano sott'acqua per poi andare in mezzo al mare ad attaccare con i missili nucleari le altre imbarcazioni. All'interno di questa porta andremo a visitare i bunker che c'erano nel periodo della guerra, ancora con le porte blindate di ferro. Entriamo all'interno. Sono delle porte blindate, guardate quanto sono doppie. I soldati e la popolazione venivano a rifugiarsi qui all'interno, chiudevano le porte ed erano completamente isolati dal mondo. Entriamo all'interno e ricordatevi queste avventure folli adesso vi ho portato dentro a un bunker ai tempi della seconda guerra mondiale, le trovate solo sul mio canale Laura. Il nostro skipper è tornato a prenderci più vicino alla grotta, dirigiamoci verso la prossima destinazione. La giornata in bellezza sono venuto nella parte nord-occidentale di Zara a vedere una delle opere più grandi che è stata costruita nel 2015, che è un'opera artistica a livello musicale ma anche storica e si chiama l'Organo Marino, che è questa scalinata che scende direttamente nell'oceano. All'interno della scalinata ci sono 35 canne di forma, lunghezza e dimensioni diverse che con il modo ondulatorio delle onde fa in modo tale che produce dei suoni molto particolari come questi che state ascoltando al momento alle mie spalle. E cosa ancora più bella, qui su queste scalinate si può vedere il miglior tramonto di Zara con il sole che scende direttamente dietro le montagne del Parco Nazionale. Questa sera sono ospite di un ristorante sul porto di Zara, si chiama Jardin. Luigi, cosa hai ordinato di buono? Tagliatelle con la carbonara. Luigi, come va con la carbonara? Una bomba. Siamo in Croazia per ordinare le tagliatelle con la carbonara. Vabbè, proviamo questo piatto con 4 tipologie di pesce diverso accompagnato da verdure grigliate. Siamo in un posto di mare, non possiamo che mangiare pesce fresco. Sono appena arrivato alla stazione dei pullman di Zadar, luogo fondamentale per spostarsi con i pullman in tutta la città ma anche al di fuori della città. Questa mattina andrò a Plitvice National Park a vedere i laghi di Plitvice, la località più bella che possiamo trovare in tutta la Croazia ed è raggiungibile tramite un pullman e si trova a circa 2 ore di cammino da Zadar. Il biglietto costa 26 euro a persona e i pullman, meglio controllare su internet, partono da 1 ora a 1 ora e mezza tra l'uno e l'altro. Al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, un patrimonio dell'UNESCO ormai da più di 50 anni. Il parco è caratterizzato da 16 laghi collegati di loro da 2 fiumi principali che li alimentano. Il parco è diviso in 2 parti, c'è la parte superiore dove troviamo i laghi più grandi che si trovano all'interno proprio della catena rocciosa delle Dolomiti, mentre abbiamo una parte più bassa che sarebbe quella con tanti laghi più piccoli di un colore fantastico.
panorama sempre più bello. Siamo arrivati in uno dei laghi principali che troviamo all'ingresso del parco, della profondità di 14 metri, e se vogliamo contare in un totale di tutti i laghi che ci sono all'interno del parco arriviamo a un numero di 93 laghi, e le cascate non si sa ancora perché spesso vengono a formarsi nuove cascate con il passare del tempo. E vi ricordo una cosa, che è completamente proibito fare il bagno nel lago dove ci sono le cascate. Adesso saliremo sopra le scale e entreremo in una delle grotte più grandi qui su. Ragazzi, una cosa importante da sapere: se avete scelto il percorso C come me, vi troverete questa diramazione dove a sinistra si va nella grotta e qui si sale. I cartelli non sono abbastanza chiari, però se avete scelto il percorso C, che è il percorso che va dalle 4 alle 6 ore, il secondo più lungo che c'è, dovete proseguire qui sulle scale di destra e non andate all'interno della grotta, perché uno, non c'è niente, due, vi riporta direttamente all'inizio del percorso. Quindi continuiamo, perché è la seconda volta che ho rifatto il giro per ritornare. Dopo le prime 2 ore a piedi siamo arrivati in un'area a ristoro dove ci sono tavolini, sedie per sedersi e rilassarsi, c'è la tavola calda e ci sono tanti bar. L'acqua costa 3 euro, vi sconsiglio di comprarla, andate vicino ai bagni che c'è una fontanella con acqua potabile e l'acqua è congelata, quindi risparmiatevi questi 3 euro per una bottiglietta piccola e prendetela direttamente lì. Questo è un po' per i viaggiatori come me che viaggiano e non vogliono sprecare soldi in cose inutili, perché onestamente una bottiglia d'acqua a 3 euro non ha senso, è troppo, l'acqua dovrebbe essere addirittura gratis. Abbiamo appena raggiunto le cascate che si trovano in cima alla montagna. Non è un'unica cascata, ma è una fila di 12-13 cascate consecutive. Una vista spettacolare. Mi raccomando, iscrivetevi e seguitemi anche su Instagram, perché su Instagram vedete tutto il reparto fotografico delle avventure che faccio. Salendo soprattutto si arriva al punto P3 o PT3, che sarebbe l'uscita numero 3. Vi consiglio da lì di prendere direttamente il pullman, che è completamente gratuito perché viene fornito dal parco, che vi riporterà all'entrata numero 2, da dove arrivano i pullman da Zadar. Mi mangio una cosa, riprendo un po' le energie e aspettiamo 20 minuti che arriva il nostro pullman e finalmente ci andiamo a riposare un po'. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Anche per me, che sono stato tutta la giornata a registrare per realizzare questo bellissimo video per voi, per rilassarmi un attimo. Mi sono spostato per le ultime 2 notti in Villa Tina Luxury Apartment, e questo complesso di ville private con piscina, infatti questa è la piscina che abbiamo al secondo piano della nostra villa, dove potete rilassarvi se cercate una vacanza con il massimo di comfort. Adesso vi saluto ed è arrivato anche il momento per me di fare un bagno. Ciao ragazzi. Buongiorno a tutti ragazzi, per la terza giornata a Zadar andremo a visitare un altro parco nazionale, Pavlenica National Park. È venuto il nostro autista a prenderci, ci sta aspettando nel parcheggio e ci aspettano 45 minuti di auto per raggiungere il parco, che si trova a 32 km da Zadar. This is a good day as any to start the rebuilding of life. Prego, prego. Ci andiamo, iniziamo quest'altra fantastica avventura. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my... Questa giornata è stata possibile grazie al Tourist Board di Zadar.
che mi hanno ospitato e mi hanno invitato a visitare questo fantastico parco. Ho preso una mappa e volevo rassicurarvi che i primi 20 minuti del percorso sono abbastanza difficili, poi le 2 ore e mezza che ti aspettano per arrivare in cima non sono pesanti, ma sono fattibili un po' per tutti. Tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning house so clear a light as any. È un po' come vedere un'oasi in mezzo al deserto. A circa un'ora di camminata salendo avevamo quasi finito l'acqua, non sappiamo come fare perché c'è un bar all'ingresso e l'altro, e dopo tipo 2 ore di camminata ho trovato una fontana dove possiamo riempire l'acqua, e l'acqua è la più pura perché scende direttamente dalla sorgente. Bagniamoci un po' la testa perché quando fa troppo caldo meglio evitare insolazioni, giramenti di testa, bagnate sempre la testa. Siamo arrivati alla biforcazione, c'è Manita Pek. Questa Manita Pek sarebbe la grotta che si trova a 40 minuti a piedi, mentre noi saliremo in cima alla montagna. Qui dobbiamo seguire quest'altro percorso verso la casa nella foresta e la cima della montagna. Andiamo. Gambe in spalla. A 20 minuti dalla cima della montagna ci troviamo davanti a questa trattoria locale dove fanno cibo tipico croato. C'è un piccolo ruscello dove potete farvi il bagno, l'acqua è veramente fresca. Siamo rinfrescati, abbiamo bevuto una cosa e ci dirigiamo verso la cima. Ce l'abbiamo fatta! Stamattina per l'ultima giornata a Zadar sono venuto a visitare 2 punti di interesse. Uno, il mercato della frutta e della verdura locale, tutti i prodotti tipici locali presi direttamente dalle campagne, portati qui ogni mattina dalle 7 alle 9. Invece adesso mi dirigo verso il mercato del pesce. Vabbè, Zadar, essendo un porto molto grande, ha un mercato del pesce vastissimo con tantissime tipologie di pesci diversi. Quindi andiamo ad esplorarlo e vediamo un po' cosa troviamo. Vorrei capire perché ogni volta il mercato della frutta e verdura è sempre super tranquillo, mentre il mercato del pesce invece c'è un casino assurdo, sembra che alle persone qui piace urlare. Continuiamo il giro e vi mostro un po' del pescato che troviamo. Mercato del pesce, il sabato e la domenica, le persone si spostavano nella parte centrale della città di Zara, che si chiama Calle Larga. È la strada principale dove potete trovare tutti i negozietti, i supermercati, ma anche tantissimi ristoranti nelle tante stradine che si aprono sulla destra e sulla sinistra. I prezzi non sono altissimi, più o meno sono come quelli della Grecia quando sono andato a Skiathos. Alle spalle della chiesa di Sant'Anastasia troviamo questa colonna. Sembra un po' una colonna anonima, però la guida mi spiegava che questa era la colonna della vergogna. Qualsiasi persona facesse qualcosa di sbagliato, soprattutto qualcosa di male, all'interno della città di Zara, veniva appeso qui sulla colonna e per 2 giorni senza mangiare. Dal mercato che si trova qui le persone prendevano la frutta e gli lanciavano le frutte addosso alle persone che stavano qui sulla colonna. I tempi antichi dovrebbero farlo anche al giorno d'oggi, in maniera diversa per tutte quelle persone che fanno del male. E dal centro storico abbiamo preso un Uber, siamo ritornati nella vostra villa e ci godiamo le ultime 2 ore in piscina prima di rientrare in aeroporto.
Andiamo, facciamoci un tuffo. La vacanza in Croazia è finita. Zadar, un luogo fantastico. Se il video vi è piaciuto non dimenticare di lasciare un like, un commento e soprattutto iscriviti al mio canale per supportarmi nelle prossime avventure in Europa. A presto, un'altra destinazione super interessante. Ciao a tutti!